Amada mia, amore mio. Ciao a tutti! Welkom terug bij Roadtrip La Bohème. Amada mia, amore. Op oudere leeftijd koesterde Puccini een grote droom. Hij zag voor zich hoe hier in de open lucht een van zijn opera's met op de achtergrond het prachtige meer zou worden opgevoerd. Helaas ging deze droom tijdens zijn leven niet in vervulling, maar 14 jaar na zijn overlijden werd hier een groot openluchttheater gebouwd. In het plaatselijke barretje ontmoeten we een local die ons daar alles over kan vertellen. Carlo woont al zijn hele leven lang in Torre. Vroeger was hij visser en jager. Nu is hij de conciërge van Torre del Lago. En ook al zou je het niet verwachten, hij weet alles van Puccini. Prego. Grazie. Io mi vorrei immaginare o capire come era Torre del Lago all'epoca. Allora, io ho vissuto sullo scorcio di questo periodo, però con l'esperienza, quella pochina di esperienza che mi sono fatto quando ero piccolo, ricordando naturalmente, e con quello che mi hanno raccontato in casa successivamente, mettendo insieme le cose, era un posto dove si sentiva solo il rumore del vento, dell'acqua. Quello che cercava probabilmente anche Puccini. Sì, assolutamente. L'unica cosa nuova era, rispetto a tutto il resto, ormai stabile, era la musica del pianoforte. Mi racconti un po' come la tua famiglia, quando e come la tua famiglia è finito qua a Torre del Lago? Allora, la famiglia del mio bisnonno, il mio bisnonno in particolare, è venuto qui a Torre del Lago solo a scopo ricreativo per andare a caccia. E questo periodo risale intorno al 1880. Del periodo che Puccini... Grosso modo sì, coincidono la sua venuta qui e l'acquisto di Puccini della villa. Puccini non ha attraversato dei periodi economici stabili fino a un certo punto della sua vita. E allora molto spesso c'aveva da mangiare e si infilava in casa di quello o di quell'altro per mangiare le folaghe, le ane, quello che pescavano e cacciavano nel lago. E molto spesso sono venuti, non lui direttamente, ma mandati da casa le domestiche a casa nostra a chiedere delle uova, del pane. Davvero? Sì, sì, sì. Sono persone che sono talmente fissate sull'obiettivo che gli interessa che la vita spicciola non li riguarda. Infatti molto spesso si arrangiano a mangiare qua e là dove capita, perché figurati se quello sotto la spinta dell'estro creativo sta a pensare di mangiare. Poi a un certo momento la fame gli viene, però non è andata a fare la spesa, non ha cucinato, tutta questa filastrocca di cose, e alla fine dice, senti che buon odore, lo conoscevano perché si filava in casa della gente a mangiare. Bellissimo. Era tremendo, era Puccini. Bij de Italianen zitten die handgebaren in de genen. En Francesco doet het even voor. Vaffanculo! Questo, diciamo, boulevard Sì. non c'era, vero? No, assolutamente non c'era. Magari andiamo di là, ci fai Sì, vedere sì, un po'. 14 jaar na zijn overlijden werd er in Torre del Lago een openluchttheater gebouwd. Ook werd de naam van onze held aan de plaatsnaam van dit dorp toegevoegd en heet het sindsdien Torre del Lago Puccini. Quindi qua, Carlo, c'era il teatro? E qui cominciava tutta l'altra costruzione per il pubblico che guardava nel teatro, che saliva fino lassù in mezzo alle fronde dell'albero. Ma quante persone ci stavano? Ma io penso sulle 2000 persone. 2000 persone? Sì. Forse lui lo sa, aspetta, perché Paolo ci ha lavorato. Andiamo a chiedere Paolo. Paolo, senti, quando facevano il teatro qui, quanta gente ci stava sul palcoscenico? Un paio di migliaia di persone? 3.000. Anche qui con questo? Ok, 3000. Ci ha lavorato. 3000 man gewoon.
E a che anno parliamo? Dal 54 in poi, fino a che non l'hanno spostato da qui, l'hanno messo laggiù. Allora io cominciai a fare fotografo nel 58. Facevo già il fotografo, facevo il attrezzista e il fotografo. Avevi 2 ruoli quindi? 2 ruoli. Sicché quando il prova del Monaco cantò Dammi i colori sulla tavoletta che era pittore, io gli feci il mezzo busto, no? A Del Monaco. Allora stavo qui. Le fotografie che ho venduto in quel periodo, Ah, ci credo. una cosa stupenda. Che bello. Maar het theater was te oud. En jaren later werd er in Torre een nieuw openluchttheater gebouwd. Met alle moderne voorzieningen om de opera's op zijn best uit te voeren. En ook nog eens een prachtig uitzicht over het meer. Over de plek van het theater is Carlo het echter helemaal niet eens. Ti volevo chiedere qualcosa sul teatro qua dietro, Carlo. Oddio. Alcuni turisti francesi, quando era appena dipinto di blu, sono venuti qui e mi hanno chiesto, parlavano un po' di italiano, mi hanno chiesto se era un delfinario. Ecco. Tenuto conto dell'enormità di terreno che c'è dietro il teatro, andando in quella direzione là, potevano farlo 100 metri più in dentro, in modo che da qui non si vedesse, e per la gente che era al teatro non sarebbe cambiato una virgola dal panorama che si può ammirare da lassù in cima. È una cosa molto bella, si badi bene, era una cosa molto bella, l'idea è molto bella. È la realizzazione successiva come teatro stabile che ha questo, che ha guastato tutto, perché hanno scelto di farlo nel posto sbagliato. Perché hanno tappato il panorama che Puccini vedeva uscendo dal cancello di casa sua e Che amava così tanto. Che amava così tanto. Maar hoe dan ook, we snappen Carlo. Maar zodra je in het stadion bent en daar de prachtige Puccini-opera's ziet en hoort, dan is dat toch echt wel magisch. Il tuo legame personale con l'opera, con la musica di Puccini, qual è? È viscerale, perché io l'ho sentita fin da quando ero piccolissimo. Io sono nato l'anno in cui è ricominciato il festival, suonando qui. Praticamente noi altri non si poteva vedere naturalmente se non pagavi il biglietto. Non ho mai studiato Puccini, però è una cosa che mi viene da dentro. Ed in particolare mi piace tantissimo la Butterfly e soprattutto c'è il coro muto che è di una bellezza da piangere. Sì, ti fa piangere? Sì, mi fa piangere. È legata anche a altri ricordi miei personali di quando mi sono sposato e tutto, ma è bellissima, è geniale. E quando lo senti ancora ti... Sì. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet ons dan niet te liken, hè?